Amici di Wikos, bentornati su Setup, io sono Wally e il gioco di oggi ce lo porterà il nostro fantastico valletto Luke Ripa. Oh, qui poi ci metteremo... Mia, crescere, inizia a partire. Tieni, vai via per cortesia, vai via. E dopo questo teatrino di dubbia qualità, eccolo qui il gioco di oggi, amici. Super Mario Level 8, Level 8, come giusto la pronuncia era corretta, Luca? È un gioco basato su fase 10, Phase 10, che è un gioco di carte uscito qualche anno fa. Semplicissimo da spiegare e velocissimo da giocare. Adesso lo vediamo sul tavolo, ma prima mi arriverà qualcosa in testa. Perfetto, abbiamo intavolato velocissimamente Super Mario Level 8. Come funziona questo gioco? Allora, intanto vi faccio vedere questa carta, io ci provo a farvele vedere ma è sempre molto complicato, ok? Che ci dice le varie combinazioni che il gioco ci andrà a richiedere. Quindi una serie di carte contrassegnate da lettere differenti, vuol dire carte di numero diverso. Coppia e tris, vabbè non serve che lo spiego, coppia vuol dire due carte dello stesso valore e tris tre dello stesso valore, ma alla fine l'ho spiegato lo stesso. X carte di un colore vuol dire un numero di carte indefinito di un medesimo colore. Questo perché? Perché il gioco ha carte di vari colori che andiamo a vedere, sono tutte contrassegnate da un numero e da un colore diverso. Ci sono anche delle carte speciali che poi, se dovessero capitare, andiamo a vedere. Comunque il gioco come funziona? Allora, ogni giocatore ha una mano di 10 carte, come vedete sono tutte di colori differenti, vediamo se riusciamo a farlo vedere. Sì, hanno vari colori e sono numerate dal 1 al 15, perché il gioco ti richiede appunto di superare 8 livelli. I livelli sono contrassegnati, sono in questa carta, e ogni livello ha un requisito. In questo caso il primo livello chiede una serie di 3 carte più una serie di 3 carte. Questo cosa vuol dire? Che devo fare due combinazioni di carte, ad esempio 3, 4 e 5, vediamo se riusciamo a farvi vedere. 3, 4 e 5, questa è una serie, e vediamo 10, 11 e 12. Lo faccio perché ho il Jolly, che è la stellina di Super Mario, si vede proprio chiara, però si vede, è un Jolly, quindi può essere utilizzata per qualsiasi cosa. Comunque nel mio turno io che cosa faccio? La prima cosa che faccio è pescare una carta, sempre e comunque, e me la devo tenere anche se non mi piace, e come seconda cosa posso valutare e controllare se ho superato il livello che la carta mi chiede, in questo caso avere due serie di 3 carte. In questo caso le ho, perché ho 3, 4 e 5, 10, 11 e 12, e quindi le posso mettere giù. Solo se ho la combinazione completa io posso mettere sul tavolo le carte che servono per completare quel livello. Dopodiché cosa faccio? Scarto una carta. Ogni giocatore ha un mazzo di scarto differente, in modo che possano essere visibili più carte sul tavolo, e al turno di pesca io posso decidere se pescare da qui o pescare da uno dei mazzi di scarto. Anche il giocatore 2 è riuscito a mettere giù la sua combinazione di carte, le sue due serie, ha messo giù un 11, 12, 13, un 8, un 9 e un 10. Ora, una volta che io ho messo giù la mia serie di carte, non posso più aggiungere tris, scale o altre robe, ma devo semplicemente liberarmi delle mie carte, come a ciascun turno, pescando dal mazzo di pesca e sperando di riuscire ad attaccare cose a tutto ciò che è già in campo. In questo caso, ad esempio, potrei attaccare questo 10 qui per completare la scala, e potrei continuare ad attaccare carte ove fosse possibile. In questo caso non mi è più possibile, quindi cosa farò? Scarterò una carta per far proseguire la partita. Quindi toccherà al giocatore 2, che pescherà una carta e proverà a attaccare le sue carte agli altri giocatori, e così via, fino a quando non si verifica la condizione di chiusura del round, ovvero quando un giocatore è riuscito ad attaccare tutto e ha scartato la sua ultima carta. Quando questo accade, il giocatore che ha scartato tutte le carte dalla sua mano potrà avanzare non di 1 ma di 2 livelli sulla sua carta, quindi ti farà saltare un livello. Infatti lo scopo del gioco, appunto, abbiamo detto, è quello di arrivare al livello numero 8. Invece il giocatore 2, che è riuscito comunque a superare la sua fase, quella delle due combinazioni da 3 carte, ma non si è liberato di tutte le sue carte, ha diritto comunque ad avanzare sul suo tracciato, ma solo di un livello anziché di 2.
Ok, quindi chiudere per primo e liberarsi delle proprie carte ti fa saltare un livello, mentre mettere sul tavolo la combinazione di carte ma non liberarsi delle carte che hai in mano ti fa saltare solo di un livello. Nel caso in cui al tavolo ci fosse un giocatore che non è riuscito a mettere sul tavolo le carte necessarie, purtroppo si ritroverà a dover affrontare nuovamente lo stesso livello di quel round. Il gioco prosegue così fino a quando un giocatore non arriva alla combinazione numero 8 e la supera ovviamente, e quello è considerato il vincitore. E questo era Super Mario Level 8. Come avete visto, un gioco molto semplice, un gioco di carte che si rifà al principio del ramino, della scala 40, estremamente semplice da giocare, da intavolare e da spiegare. Unica pecca, si può giocare fino in 6 giocatori. Se siete in tanti, i vostri turni durano pochissimo e spesso vi capiterà di aspettare tanto tra un turno all'altro, soprattutto se qualcuno vi fa saltare il turno, perché non l'abbiamo spiegato durante il tutorial, ma c'è una carta che è il Thwomp che permette di far saltare il turno a qualsiasi giocatore. Quindi se quel giocatore già sta aspettando il suo turno da un po', gli fate saltare il turno, sta sul tavolo a girarsi i pollici per 10 minuti e questo potrebbe essere un po' fastidioso. A me infastidisce moltissimo. Non c'è molto altro da dire su questo gioco, i materiali sono delle semplici carte e il tema di Super Mario è realmente inutile perché è solo appiccicato sulle carte per renderlo più appetibile all'acquisto sostanzialmente, e per il resto è un giochino che potete intavolare con i piccoli, con gli anziani o con i miei amici che sono decerebrati. Questi possono assolutamente farcela. Seguiteci ovviamente su tutti i nostri canali Facebook, Instagram, TikTok, X, Twitch, YouTube, perché non trovate solo me, ma trovate tanti contenuti. Parliamo di cinema, di libri, di cartoni animati, chi più ne ha più ne metta, quindi il divertimento c'è a tutto tondo su Wicos. Con questo ho concluso, ci vediamo alla prossima puntata.